Buonasera a tutti e benvenuti alla Casa Italiana Zerini Marimò della New York University. Siamo molto contenti e commossi di celebrare e presentare qua questo libro di Luciana Capretti e in un momento vi dirò perché. A prima vista sembra quasi una riunione di ACINA, che alcuni di voi forse non sanno cos'è, ma molti sanno cos'è. Associazione Corrispondenti Italiani in Nord America. Quanti di voi sono stati membri di ACINA? Dicevo, è un'occasione molto importante e commovente per noi perché questo è un libro che racconta un'epoca, racconta un momento straordinario di New York, ma visto da quattro occhi molto paralleli, e racconta una grande storia d'amore. Ed è una storia d'amore di una persona amica, di due persone amiche, e siamo molto contenti di poterlo celebrare qua, di poter parlare di quella New York e di poter parlare di quella storia d'amore. E per parlarne con noi ci sono due ospiti, Antonio Monda, che insegna qua alla New York University nel Dipartimento di Cinema e Televisione della Tisch School of the Arts, ma anche scrive per diversi giornali, soprattutto Repubblica, collabora con Rai News 24 e molte altre venues. È stato su questo palco quasi più di me. Domani sera torna Antonio e farà una delle sue Forgotten Gems, conversazioni con ospiti su film che sono stati o dimenticati o non hanno ricevuto abbastanza riconoscimento. Domani il suo ospite sarà Richard Peña, che è stato direttore del New York Film Festival e della Film Society Lincoln Center. Grazie Antonio. E con Antonio c'è anche Anna Guaita, per anni corrispondente e tuttora corrispondente del Messaggero da New York, soprattutto si occupa di Nazioni Unite, ma non solo, politica americana e tante altre cose. Anna è stata anche la presidente di ACINA, mi sembra di ricordare, no? Vabbè, è tutto storia, è tutto storia. Luciano ovviamente parte della sua biografia si svelerà nel racconto del libro, giornalista, professionista, soprattutto persona RAI, for full disclosure devo dire grande amica della Casa Italiana, in tutti i suoi passaggi a New York ha dedicato a quello che facciamo qua una copertura intelligente, acuta e amica. E noi le siamo molto grati anche per quello. Prima di passare il microfono ad Anna, volevo ricordarvi che sopra c'è una mostra che abbiamo inaugurato ieri sera, dal futurismo al razionalismo, l'architettura della metropoli. Sono disegni, progetti, riviste, fotografie che vengono dalla collezione Cirulli di Bologna. Vi pregherei di dare un'occhiata perché è veramente una mostra molto bella che rimanda a un momento glorioso e dibattuto dell'architettura italiana, per cui sopra avrete Metropoli quando abbiamo finito. L'ultimo avviso, ci sono anche i libri a disposizione per voi, potete acquistarli, cash only, c'è una delle nostre studentesse sopra e poi Luciana ve lo firma. Anna Guaita. Comincio io. Intanto ringrazio Stefano per l'introduzione, ma soprattutto ringrazio Stefano per averci accolto qui e poi per questa amicizia che dura ormai da quasi 40 anni. Ringrazio i miei presentatori che si sono letti il libro, se lo sono studiato e adesso vi parleranno, e tutti quelli che sono venuti hanno trovato il tempo. C'è una persona che non c'è e che non ci può essere, ed è Stefano, che è il coautore del libro e che è stato il mio compagno di vita. E quindi volevo leggere soltanto una breve cosa che non c'è nel libro, perché ci introduce un po' a quello che è il senso di questo libro in questo momento. Stefano scriveva in un suo diario nel 2016: si è abbattuto l'8 novembre il ciclone Trump. Lo vivo con una tensione e un'ansia particolari. L'America è sempre stata nella mia mente un punto di riferimento certo, una garanzia di stabilità democratica capace di assorbire gli shock sismici geopolitici del pianeta. Che a sorpresa, quando tutti davano per certa la facile affermazione di Hillary Clinton, abbia sfondato le porte della Casa Bianca un incredibile individuo come Trump, miscela esplosiva di ignoranza, impreparazione, misoginia, razzismo, xenofobia, sentimenti fascistoidi, protezionismo e volontà di potenza, mi ha letteralmente mandato KO. Vivo le ansie del mondo, del mio paese come fossero le mie. Temo per il futuro dei miei figli, che proprio per sfuggire alla palude italiana sono tornati negli USA dove sono nati.
e ora si ritrovano con un clown cialtrone e pericoloso, dai capelli color carota. Ora ve l'ho letto perché paradossalmente siamo di nuovo a questo punto. Sono passati 8 anni e sembra quasi che la storia si ripeta, ma non si ripete soltanto quella storia, cioè non abbiamo soltanto Trump che ha rivinto le elezioni. Sono passati 40 anni di più da quando io e Stefano siamo arrivati a New York, era il 1981 e Reagan si stava insediando. Quindi allora Reagan sembrava una cosa che sbalordiva tutti, ma come un attore alla Casa Bianca. Oggi abbiamo di molto peggio. E Reagan al confronto uno statista. Però questo lo sto dicendo perché a me è sembrato veramente curioso che questo libro che io ho scritto perché pensavo di terminare una cosa che ci eravamo promessi di fare io e Stefano insieme e non ci siamo riusciti perché la vita è intervenuta. Io pensavo quindi di scriverlo per questo e poi invece è diventato una riflessione su questa America che cambia ma poi non cambia. E quindi New York nel 1981 era una città in bancarotta, devastata dalla sporcizia, la droga, i topi, gli homeless. E guardatevi intorno, adesso abbiamo i topi, forse più grandi di prima, e abbiamo gli homeless, tantissimi. E certo, la 13ª strada dove noi siamo arrivati, che era un postaccio tremendo, adesso invece è bellissima perché ci stanno gli studenti dell'NYU, però la marginalizzazione si è soltanto spostata altrove e non è stata risolta. La città continua ad avere i suoi problemi. L'altro giorno mio figlio mi ha detto stai attenta perché se arriva qualcuno che ti sembra strano scappa via, perché avevano appena accoltellato per strada delle persone, è successo 2 giorni fa. Quindi voglio dire, sì, è tutto cambiato, ma niente è cambiato. Il libro parla di questo, parla di New York, parla delle nostre avventure arrivando a New York e parla, come ha detto Stefano, soprattutto di un amore, perché la cosa particolare della nostra storia è che noi siamo arrivati insieme e che insieme abbiamo trovato un modo di sopravvivere a New York, di trovare la nostra carriera e questo stare insieme ci ha dato la forza. Allora quello che dico spesso è che mi piacerebbe che lo leggessero i giovani questo libro, perché mi piacerebbe che capissero in quest'epoca in cui l'amore sembra una cosa così complicata da trovare, da coltivare, da mantenere, vorrei invece dire che l'amore esiste, l'amore è molto forte, l'amore può cambiare il mondo e a me ha cambiato la vita. Pronto? Comincio subito. Allora, sicuramente avrete sentito il detto che dice: gli amici sono la famiglia che vi scegliete. Stefano e Luciana, e poi i loro figli, sono la famiglia che io mi sono scelta negli Stati Uniti. Sono stati la mia famiglia, sono la mia famiglia. Però li ho incontrati 2 anni dopo questo libro, nell'83, quando sono venuta da Filadelfia, dove vivevo allora con quello che poi è diventato mio marito. E quindi questi racconti non li ho condivisi con Luciana e Stefano. Abbiamo condiviso tutto dall'83 in poi. Prima no. E io quindi ho letto questo libro con la stessa curiosità con cui spero lo leggerete voi. E mi ero preparata tutto un discorso da fare, se non che Luciana mi ha detto, conoscendomi bene, mi ha detto: Anna, mi raccomando, non piangere, perché io ho la lacrima facile, poi su questo argomento. E io le ho risposto molto spontaneamente: no, questa volta non piangerò. Poi ho pensato: come mai sono così sicura che non piangerò? Perché è un libro pieno di sentimento e sono sicura che non piangerò perché, di nuovo vi chiedo, sicuramente sarà successo alla nostra età, tutti abbiamo perso qualcuno che amavamo, tutti alla nostra età succede,
prima di tutti i genitori. E sicuramente vi sarete sentiti dire, nel momento in cui il dolore era più nero e vi corrodeva, qualcuno vi ha detto: guarda, lo so che al momento non mi credi, ma arriverà un momento in cui sorriderai, ricorderai questa persona con gioia e forse anche con gratitudine di averla avuta nella tua vita. Il vuoto non si cancella mai, ma si accompagna a questa sensazione di gratitudine che quella persona che avete tanto amato è stata nella vostra vita. Ecco, secondo me questo libro è questo. È un libro pieno di gioia, anche se Stefano non c'è più. È un libro pieno di divertimento, di allegria, di avventura, di amore, di scoperte insieme, di cose buffe. Io l'ho letto già 3 volte e oggi che tornavo dal Connecticut e me lo rileggevo la terza volta e mi sono rimesso a ridere e avevo un signore davanti a me che mi ha detto: "What are you reading?" E gli ho detto: "È in italiano, lei non lo può leggere." E vi assicuro, è questo, a me sembra che sia questo, che Luciana ci racconta come questo vuoto, posso assicurarvi che è stato un vuoto devastante per Luciana, per Chiara, per Luca, ma anche per me. Per me Stefano è stato un fratello, siamo stati seduti accanto per 20 anni. È un vuoto irreparabile, però noi ci siamo trovati insieme a ricordare le sue battute, a ridere e a dire: che bello che l'abbiamo conosciuto, che bello che è stato con noi. Stefano e Luciana negli anni '80 erano giovani, erano belli ed erano alti e quindi svettavano su tutti. Mi ricordo ancora una festa, io ero andata a questa festa con una mia amica Paola, che era anche un po' più bassina di me, ed eravamo lì nella folla, così a un certo punto, e io guardavo avanti, a un certo punto Paolo mi fa: "Ma come sono belli!" E mi sono girata, erano loro, erano appena tornati dall'Italia. Lei non se lo ricorda, ma aveva un cappellino con una veletta, bellissima, sembrava uscita da un film hollywoodiano. Stefano accanto che la teneva, e vi racconto un piccolo segreto: Stefano era molto orgoglioso della bellezza di Luciana. Lo so che è una cosa un po' poco politically correct, ma ne era molto orgoglioso, si vedeva. Erano questo loro, erano una stella polare per tutti noi. Stefano per me lo è stato tanto, professionalmente, eticamente, è sempre stato la persona che mi indicava dove mettere il timone. Luciana è stata l'amica da cui correvo quando ero disperata, quindi un porto e una stella polare. Ma lo sono stati per tanti a New York. E lo leggerete, se leggete questo libro, e ve lo raccomando perché vi divertirete, il momento in cui Luciana apre gli occhi e si vede una blatta davanti agli occhi, nei water bag. Questo più o meno l'abbiamo condiviso un po' tutti. I topi, che sono ora cresciuti e sono diventate grossi come gatti. Insomma, non ve lo voglio raccontare tutto. Io vi consiglio di leggerlo tenendo presente questo. È un libro che vi insegna che il dolore si può accompagnare al riso, al sorriso, alla risata aperta anche. È vero. Buonasera, io voglio innanzitutto ringraziare Luciana Capretti per avermi invitato a parlarne, ma soprattutto ringraziarla per aver scritto questo libro, che ho amato molto, non solo per la qualità della scrittura, ha un pregio raro a cui aspiro molto. Il libro è profondo nella leggerezza, pur essendo molto leggero, si ride, si sorride. Anna ha sottolineato bene queste cose. In realtà c'è molto dolore inevitabilmente, ci sono delle osservazioni molto belle su New York e sugli Stati Uniti, ma ripeto, tenuto sempre con una grandissima, ammirevole leggerezza. Nel finale inevitabilmente, al momento della malattia, prevalgono altri sentimenti, ma per tutto il libro prevale questa leggerezza.
Io ho capito che l'avrei amato dall'inizio, dalle primissime righe, dall'esergo che è preso da un libro di Nabokov, Il dono, è uno scambio di battute tra i due protagonisti. Lui dice a lei: ecco cosa vorrei scrivere, disse, qualcosa che somiglia al lavoro del destino su di noi. È un'idea splendida, disse Zina, ma tu mi vuoi bene, quello che ti sto dicendo è a suo modo una dichiarazione d'amore. Ecco, questo libro è una dichiarazione d'amore e parla di quello che il destino ha fatto su di loro, ma solo come loro hanno impostato la loro vita in modo che il destino non li dominasse. Arrivano nel 1981, come ha raccontato, a New York, una New York che come primo impatto è addirittura respingente. Lei dice nella prima pagina: io qui non ci voglio stare, è un giorno di neve, freddo, parli di una neve sporca, tanta e sporca, e cominciano, non hanno un dollaro, dovremmo dire, non una lira, un dollaro in tasca, cominciano a dormire accampandosi da amici o neanche amici, conoscenti vaghi, persone conosciute, amiche di amiche. E hanno queste esperienze anche buffe, rivedendole adesso, perché all'epoca magari facevano orrore e basta, gli scarafaggi, i topi, la violenza. Assistono una volta ad un poliziotto che cattura una persona che aveva rubato un po' di bacon, un po' di pancetta, e lo trattano, e c'è un cane che lo morde, e mentre loro lo stanno arrestando, e questo disperato dice: ho preso soltanto un po' di pancetta. E i senza tetto. C'è solo una cosa che ti imputo, posso dirtelo? Non è vero che il Caffè Reggio fanno il buon caffè? Anche 40 anni fa. Comunque, insomma, anche la volontà di trovare delle cose buone italiane, accontentarsi anche di quel caffè lì. Ci sono però delle cose che mi sono piaciute particolarmente in questo approccio leggero. Il contrasto. Allora arrivano in una città che era stata dichiarata praticamente in bancarotta pochi anni prima. Vi ricordate il momento in cui il sindaco Beam va dal presidente dell'epoca, Gerald Ford, gli chiede soldi e quello gli risponde: drop dead, non me ne frega niente né di te né di New York. Era la città dei guerrieri della notte, del 1980, il film di culto che conoscete certamente tutti. Lei parla dei Guardians Angels, che in qualche modo sono la risposta alle bande giovanili dei guerrieri della notte. Era quella città lì, ma era anche una città piena di fermenti culturali straordinari. Era la città di Keith Haring, di Basquiat, di Andy Warhol, che muore 7-8 anni dopo, e di tantissimi altri. Truman Capote, ormai anziano, totalmente decadente. Ecco, era una città che della sua violenza, della sua sporcizia, riusciva come il concime per i fiori a tirar fuori delle cose meravigliose. Questa vivacità, questa forza, questa capacità di far trasformare quello che è oggettivamente brutto, violento e sporco in qualcosa di folgorante, luminescente, seducente, che trascina il mondo intero, questo l'ha raccontato benissimo. Non è caso che pochi anni dopo ci sono forse i due libri che meglio di ogni altro hanno raccontato quella New York. Ovviamente Il valore della vanità, che è un grande libro degli anni '80 di Tom Wolfe, e poi Le mille luci di New York, Bright Light Big City di Jay McNerney, che vengono pubblicati a pochi anni di distanza. E poi è spiritosa nel modo in cui racconta dei personaggi di cui io sarei tentato di chiedere chi sono. I fratelli Taviani. Ci sono due personaggi che circolavano intorno alla Rai, forse Umberto Bonetti ricorda chi sono, che se ho capito bene non avevano un vero e proprio lavoro, si appoggiavano alla Rai un po' imbrogliando, e loro li chiamavano i fratelli Taviani. Innanzitutto, perché i fratelli Taviani, che non c'entrano niente? Perché aspiravano a fare i registi e perché erano così creativi e stavano sempre appiccicati insieme, e ci divertiva l'idea di chiamarli i fratelli Taviani. E poi uno di loro, uno non c'è più, ma uno di loro è venuto a Roma alla mia presentazione. Voglio dire, questo libro poi fa venire, incontrare, rivedere persone incredibili a distanza di 40 anni. C'è l'inizio del loro lavoro. Io non sapevo del passato di Stefano, che lavorava per il PC a un certo punto, era nel centro studi, se ho capito bene, doveva andare, se non sbaglio, in Cecoslovacchia, allora Jugoslavia, scusami. Aveva vinto un lettorato. Sì. E quindi la vita è cambiata. Ecco, molte delle cose che succedono, ma credo che chi è arrivato, io sono arrivato 10 anni dopo rispetto a te, le ha vissute. A molte delle cose capitano apparentemente, sottolineo apparentemente, per caso, e poi la vita prende una direzione completamente diversa, anche come tu hai iniziato a lavorare alla Rai.
con un incontro con Renato Pachetti, che era il presidente dell'epoca. Ci sono anche lì dei racconti molto belli e divertenti, per esempio una volta che si apre l'ascensore della storica Rai, quella della 55esima, ed escono Federico Fellini e Marcello Mastroianni e Giulietta Masina, scusate, perdono. Sì. Per dire, ecco, appunto, che tipo di ambiente c'era. Ci sono i racconti delle primissime esperienze lavorative e anche qualche esperienza umiliante. Lo dico perché l'ho vissute anch'io di persona. Una volta lei pubblica un pezzo, cos'era, il Radio Corriere, era il suo primo articolo, era tutta contenta e orgogliosa, e l'articolo esce a firma di Alan Parker, il regista di Fame. Ecco, poi non ho capito perché hanno messo il nome di Alan Parker. E lei giustamente si indigna, però viene poi come dire, regolarizzata come firma del Radio Corriere TV. E poi i primi lavori appunto alla Rai, sia di Stefano che va al TG2 a un certo punto. E altre cose che non sapevo. Io non sapevo che voi avete collaborato con Woody Allen in Zelig. Ci sono i racconti di questo incontro con Woody Allen, che è abbastanza iconico, ovviamente non solo per New York, ma per il modo stesso in cui lo raccontano. Insomma, sono anni di rinascita, perché la città negli anni '80 cambia drasticamente, un po' per la situazione politica generale, un po' per la forza, la resilienza, termine odioso, che ha questa città, e ridiventa, tu citi giustamente Cyndi Lauper, Girls Want come si chiama? Fun. Beh, però sono una faccia, come dire, due facce della stessa medaglia. Ed è quel decennio, subito dopo a quello della crisi del drop dead, che Tom Wolfe genialmente ha definito la mid-decade, no? Il decennio dell'io, che ha portato poi a altri tipi di sfasci, altro tipo di rovine. Io sono messo i misteri di te, non sull'attuale il vincitore delle elezioni, sul quale ho un giudizio meno che pessimo, anzi più che pessimo, volevo dire, ma sono più ottimista sulla capacità di resistenza di questa città e perfino di questo paese. Ce lo auguriamo almeno, dai, ci rimane la speranza, no? E poi c'è un altro elemento che mi ha molto colpito, poi lascio la parola ovviamente a voi e vi farò magari qualche domanda. E come riesce a raccontare anche qui con finezza, intelligenza e sensibilità la crescente in apparenza invisibile gentrification, cioè come alcuni quartieri, sapete tutti di che si tratta, che erano prima pieni di fermenti ma anche di sporcizia e vitalità, all'improvviso diventano più eleganti, o forse più lussuosi più che eleganti, ma molto più sterili e meno interessanti. Questo è un altro elemento molto 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 bello. Mi fermo qui, anche se voglio dirti due cose ancora soltanto. C'è un momento di una tenerezza infinita e lei ha avuto il coraggio di raccontarlo, un momento in cui Stefano gli dice: sarebbe bello se ora tu mi baciassi, e tu lo baci. È un momento di una grandissima tenerezza che mi ha commosso. Come nel finale c'è una lettera che ti scrive Stefano, in cui esalta la bellezza di aiutarsi, e quello è un altro momento estremamente commovente di cui ti ringrazio. Ci sono poi tanti incontri, ma mi fermo perché voglio farti delle domande su questo incontro. Non so se Anna vuole aggiungere qualcosa, poi... Ecco, tra i personaggi che racconti c'è, vedo qual è il nome, Ferruccio Di Cori. Io non l'ho mai conosciuto, che è stato, no, so chi è, ma io non l'ho mai incontrato, che per voi è stato una specie di mentore, e abitava in una casa che poi è diventata, se non sbaglio, di Jasper Jones e adesso di Spike Lee, è la casa dove vive Spike Lee, però questo rapporto così intenso, appunto, da mentore ad allievo, si interrompe improvvisamente. Tu che giustificazione ti sei data? Quella che ho scritto nel libro è perché in realtà non ce la siamo mai dati, cioè lui a un certo punto è scomparso. Questo Ferruccio Di Cori era uno psichiatra, ed era uno psichiatra molto speciale, nel senso che aveva elaborato una sua teoria sullo psicodramma che applicava nel suo ospedale a Brooklyn. E noi l'abbiamo conosciuto per caso e lui ha cominciato a portarci in giro in tutti questi parties pazzeschi, a conoscere attori incredibili, eccetera. E pagava sempre lui perché noi non avevamo una lira. E quindi questo rapporto
Però mi rendo conto adesso, a posteriori, che in realtà lui aveva anche bisogno di avere questi due giovani a cui insegnare. Gli piaceva moltissimo questa cosa di portarci anche a scoprire la città, Orchard Street, raccontarci che cos'era quel quartiere, eccetera. Ma la storia di Ferruccio Di Cori è una storia fantastica, perché lui è arrivato con le leggi razziali scappando dall'Italia e con $10 in tasca e senza sapere l'inglese. E come succedeva molto spesso a molti, è successo a molti medici sia italiani che di altre nazionalità che sono arrivati qua e hanno dovuto rifare l'esame, eccetera, eccetera. Quindi questo uomo che è arrivato in questa maniera rocambolesca, poi leggerete, alla fine era riuscito a diventare miliardario, cioè aveva questo palazzetto, questa townhouse di 26 stanze sulla 62esima strada, dove un giorno ci ha invitato ad andare a vedere i suoi quadri d'autore e noi che stavamo passando da una casa all'altra con il materasso sotto il braccio perché non avevamo una dimora, speravamo che lui ci invitasse a rimanere, ma no. Quindi il rapporto era un rapporto appunto da mentore, però senza troppa confidenza. E lì c'è stato un episodio pazzesco, cioè una volta lui ci ha detto ma perché non venite a vedere lo psicodramma? E noi abbiamo detto vabbè, ma non possiamo venire, lì ci stanno tutti gli psichiatri, i tuoi assistenti, i pazienti, eccetera, come facciamo a venire? E lui ha detto beh, voi fate finta di essere psichiatri. E noi l'abbiamo fatto, lì c'è la mia amica psichiatra e noi l'abbiamo fatto, cioè ci siamo spacciati, però il problema in quel giorno è stato che lui ci ha detto venite da me alle 7:30 e noi non avevamo una sveglia e quindi Stefano ha dormito tranquillamente, io sono stata sveglia tutta la notte, quando poi siamo arrivati nell'ospedale io avevo sonno. E quando è cominciata la sessione di psicodramma, tutti quanti intorno, in giro, i pazienti cominciano a parlare e Di Cori fa le sue domande e a un certo punto un paziente dice io oggi non partecipo e Di Cori dice ma perché non vuoi partecipare? E lui dice perché qua mi si sta mancando di rispetto e Di Cori dice ma come? Guarda siamo tutti qua e lui dice no qua c'è qualcuno che dorme. Allora è successo, naturalmente io questo non lo so perché io dormivo e questo me l'ha raccontato Stefano, il quale in quel momento mi stava perforando il costato cercando di svegliarmi e mi faceva di sì. E allora questo dice è vero che lei non dormiva e io no, di no e io faccio beh no, non sapendo assolutamente a che cosa stessi rispondendo e a quel punto una paziente dal fondo della stanza interviene e dice no, lei non dormiva. Allora tutti si girano e io mi riprendo e dico ma che sta succedendo? E lui e Stefano mi dicono stai zitta cretina! Perché la nostra dinamica era sempre questa, che io facevo sempre dei casini e lui mi doveva correggere, lui era quello invece paludato, no? E allora questa in fondo dice no, lei non stava dormendo. E se comunque per caso stesse dormendo, vuol dire che aveva avuto una difficile notte. Le sono grata per sempre. E insomma, Ferruccio Di Cori così. E allora andiamo avanti così, a un certo punto passa del tempo e noi finalmente cominciamo a guadagnare qualche soldo e decidiamo di fargli un regalo. Però avevamo delle sostanze molto limitate, quindi gli compriamo una sciarpa e gliela diamo. E da quel momento non l'abbiamo più visto. Allora, la mia spiegazione è che lui ha pensato che in fondo a quel punto ce la potevamo fare da soli. Oppure che come in una terapia eravamo diventati ormai autonomi, la terapia era finita. Però queste sono delle spiegazioni che mi sono data e quindi l'ho perso di vista completamente. Lui poi è tornato in Italia ha insegnato psicodramma all'università, è morto molto anziano. E questo però ecco lui è uno dei personaggi pazzeschi che abbiamo incontrato in quel primo anno. Invece volevo dire una cosa io, perché Antonio che mi ha fatto la cortesia, perché Anna è mia sorella e quindi era quasi scontato che venisse a presentarmi il libro, ma Antonio
non ci sentiamo così spesso, quindi quando io ho scritto e lui mi ha detto no, vengo, mi ha fatto un immenso piacere. Antonio io l'ho conosciuto quando lui è arrivato in Rai, perché voleva fare un documentario su Paul Mazursky. Sulla cultura ebraica, c'era Paul Mazursky coinvolto, sì. È vero. E quindi io me lo ricordo che si aggirava come noi in quella stanza dove ci stavano tutti quanti i producers, tutti questi giovani che ancora dovevano trovare una loro strada, eccetera, e così... Ed erano alti, bellissimi e già affermati. Io, come dire, arrivato... Poi sono riuscito a farlo, un giorno magari lo faccio vedere, è la prima cosa che ho fatto per la Rai. Volevo dirti una cosa a proposito, grazie anche di questo ricordo. Un'altra cosa che è bella di questo libro è un magnifico viaggio illuminante in quegli anni, negli anni '80. C'è un altro elemento che prima non ho raccontato. Una delle cose che colpiscono loro, aggirandosi per New York, oltre alla sporcizia, oltre alla violenza, oltre a tutti questi anche aneddoti che abbiamo raccontato, è la libertà. Ecco, il senso di libertà di New York voi siete riusciti a raccontarla benissimo. Ad esempio, la prima volta che vedo una coppia di ragazzi che si baciano, negli anni '80, qui era già abbastanza normale, in Italia era inconcepibile o comunque sarebbe stato recepito in maniera completamente diversa. Poi pochi anni dopo c'è la libertà che esplode, anche con le degenerazioni della libertà. C'è un passaggio in cui tu dici per ogni serata divertente c'è una piaga. Sono gli anni in cui inizia anche l'AIDS e c'è anche il racconto di tante persone morte, scomparse, alcune delle quali ne siete diventati amici. Un'altra cosa che volevo dirti è... ecco, c'è una storia di una persona che ti parla della powder, c'è un gioco di parole tra la cipria, ma ovviamente la cocaina, no? E anche, ecco, sono quegli anni lì. Tra i personaggi che avete conosciuti, io devo dirti la verità, quando ho letto il nome non mi ha detto nulla, ma poi ho capito chi era, è Vera Yarrow, forse ne puoi parlare tu, sì. Certo, era la madre di Peter Yarrow, ed cioè, era una... Peter, Paul e Mary, stiamo parlando. Vi ricordate il gruppo folk? E Vera l'abbiamo conosciuta perché lei è venuta al consolato un giorno in cui noi stavamo cercando disperatamente di trovare qualcosa da fare, quindi pensavamo potremmo fare lezioni di italiano. Vera era lì in quel momento, al consolato naturalmente ci hanno detto non se ne parla, voi qui andate via, ma Vera ci ha sentito e ha detto nel suo italiano molto sgrammaticato, molto così, io dare voi lezioni di inglese e voi dare me lezioni di italiano, una cosa di questo genere, e noi abbiamo pensato vabbè, questa non ci paga perché c'è uno scambio, però magari rimediamo qualche biscotto, perché il genere era questo. E quindi abbiamo cominciato questo rapporto, però lei si è impegnata moltissimo, aveva 78 anni credo allora, e ci sembrava enormemente vecchia, e si è impegnata moltissimo a farci conoscere tutti gli italiani o comunque sedicenti tali che lei conosceva, e appunto tramite lei abbiamo conosciuto Ferruccio Di Cori. Ma lei un giorno ci ha invitato a sentire un concerto di Peter Yarrow, e Peter Yarrow un giorno ci ha invitato a casa sua. E a casa sua abbiamo finalmente visto questo fulgore della ricchezza che non potevamo crederci, perché facevano un fundraiser e passavano con i cestini per raccogliere denaro e assegni. E io e Stefano, che stavamo al piano di sopra e guardavamo in basso, stavamo così come nei cartoni animati, cioè non potevamo pensare di poter vedere tutta questa... E a un certo punto ci siamo detti, ma se beccassimo un cestinetto pure noi? Ecco, queste sono un po' le storie. C'è molta ironia anche nel modo in cui loro hanno gestito anche degli espedienti così un pochino al limite non dico della disonestà, perché sono veramente cose piccolissime. Ad esempio avevano imparato che facendo una telefonata intercontinentale e poi dicendo all'operator che non funzionava bene, la telefonata non era addebitata. L'ho fatto anch'io, attenzione, quindi sia chiaro, però lei lo racconta con molto umorismo. Per dirvi com'è spiritoso questo libro, c'è un capitolo, una delle prime pagine in cui parla di una casa dove loro vanno a dormire e la descrive così: c'erano delle stratificazioni di sudicio precedenti a Colombo. Ecco, case di questo tipo le ho vissute anch'io all'inizio dei primi anni a New York. Due cose ancora, poi veramente lascio la parola ad Anna. Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è
l'amorevole bisticcio tra lei e Stefano sul New York Times, su quale dei dorsi dovevano leggere, Art and Leisure una, non so, Metro l'altra, eccetera, eccetera. Però poi mi sembra di capire che c'è un momento di comunità assoluta. Nelle storie che raccontava il New York Times ogni giorno c'era la storia di una persona che ce l'ha fatta, e quello è stato in qualche modo un qualcosa. Quello è stato assolutamente determinante. Io ringrazio questo paese per questo, perché in Italia noi venivamo da questa cultura per cui niente è possibile, no, ma tanto non ci provare, perché tanto non ci riesci, perché tanto quello bisogna essere raccomandati, bisogna qui, bisogna lì. E invece noi leggevamo questo New York Times e ogni volta nella city section c'era una storia di cronaca di qualcuno che ce l'aveva fatta. Poi il lunedì in particolare c'era un trafiletto di lato che raccontava la storia di un qualche scrittore che veniva rifiutato 1 miliardo di volte e che poi alla fine riusciva a pubblicare. Per me quello era una luce nel tunnel, e a un certo punto mi sono addirittura tagliata questo articolo che diceva che appunto se hai un libro dentro di te che vuoi scrivere, insisti fino a quando non riuscirai a pubblicarlo, che è un po' la storia dei miei libri, perché ogni volta vengono rifiutati regolarmente da tutti gli editori a cui li propongo, però questo per me è sempre stato un faro, no? A cui mirare, cioè questo senso di positività di questo paese, per cui se veramente vuoi alla fine ce la fai, che è un po' Field of Dreams, no? Parlando di films. If you build it, esatto, va bene, ma poi comunque if you build it they will come, e questo è il senso. Mi permetto solo un aneddoto personale, non per parlare di me ma per parlare degli Stati Uniti. Io ho capito quello che ha appena raccontato Luciana facendo proprio quel documentario che ha citato lei sulla cultura ebraica americana. Mi ero messo in testa, io sono un grande appassionato di letteratura ebraica americana ma anche del cinema, e avevo l'allora direttore della Rai 3, Umberto se lo ricorderà, Giuseppe Rossini, mi ha detto: tu puoi fare questa cosa ma devi intervistare assolutamente gli altri, non me ne frega niente, Barbara Streisand e Woody Allen. Io gli ho portato 20 persone ma tranne questi due, ma ora non voglio parlarvi perché non l'hanno fatto. Ma perché vi racconto questa storia? All'epoca non c'erano i telefonini, erano metà anni 80, e io stavo in un albergo dove c'era un concierge italiano, questo è un dettaglio non piccolo, e io facevo, attraverso la producer che mi ha affidato la Rai, telefonate a Henry Kissinger, Elie Wiesel, e questi richiamavano. Io in Italia non richiamava mai nessuno, prova a chiamare non Henry Kissinger ma un assessore, non ti richiama mai nessuno. E perché vi racconto questo? Perché io facevo queste telefonate, ritornavo in albergo, il concierge italiano dice: hanno chiamato per lei Henry Kissinger, Steven Spielberg ed Elie Wiesel. Ma lei chi è? Ma chi è? Avevo 25 anni. Verissimo. Pronto? Tutto questo però, sapete, non doveva succedere, perché Luciana e Stefano erano venuti negli Stati Uniti, questo era a New York, una settimana, cioè lei uscita dal terminal degli autobus, si è guardata intorno e ha detto a Stefano: io qua non ci sto. E Stefano gli ha risposto: dai, una settimana. Ci sono stati 25 anni. E questa è una cosa che è importante spiegare, come il loro inizio. Molti di noi sono arrivati qua nello stesso periodo. Io sono arrivata un po' prima di loro, ma ho fatto un tragitto diverso. Sono andata prima all'Università del New Jersey e poi ho seguito quello che poi sarebbe diventato mio marito a Filadelfia, dove lui prendeva il PhD. E sono arrivata a New York nell'83, quindi loro erano già qua da 2 anni. E quindi li ho conosciuti 2 anni dopo questo libro, come dicevo. Ma il loro arrivo, le loro prime settimane qua, non lo so Luciana, non potresti leggere, almeno il primo... No, vorrei più invece di leggere, perché poi lo leggeranno loro. Una la leggo? Dai. Cioè, a me proprio l'inizio fino a 25 anni, dai. C'era la neve, tanta e sporca. Cumuli luridi sui bordi delle strade misti a fango, urina,
pezzi di giornale, bottiglie rotte e pozzanghere melmose e lastre rotte di ghiaccio. E c'era un'umanità stracciata, fagotti grigi buttati su panchine rotte con le gambe nude e gli scarponi laceri senza lacci, capelli incolti lunghi e braccia penzoloni su qualche bottiglia vuota dentro cartocci marroni, e donne grosse di stracci e carta, di età indefinita, colore indefinito, che parlavano da sole e ogni tanto urlavano, trascinando i piedi e le borse nel fango. E poi c'era il vento, ghiacciato, sferzante, potente, sollevava i lembi dei cappotti, le sciarpe, staccava pezzi di neve dagli alberi. Quando siamo usciti dalla metropolitana saranno state le 8 di mattina, dopo una notte insonne passata in Greyhound, nello stomaco una mela, di cui ci eravamo divisi anche i semi. Mi sono guardata intorno e, tenendo stretta la maniglia della valigia senza appoggiarla a terra per evitare ogni contatto, ho protestato: io qui non ci sto. Va bene, ha risposto Stefano, ora però dobbiamo trovare un posto per la notte. E poi avevamo deciso che stavamo una settimana puoi resistere, vediamo qualcosa e poi partiamo. Sì, ma di più non rimango. D'accordo, andiamo a cercare un telefono. Mi ha guardato, mi ha sorriso. Dai, andiamo. L'ho seguito. Siamo rimasti 25 anni. Posso farti una domanda? Tu sei andata via quanti anni fa da qui? Nel 2003 la RAI mi ha richiamato in Italia. Ecco, adesso sei ritornata. Volevo sapere che l'impressione hai avuto di questi anni, dopo la pandemia, dopo l'11 settembre c'eri. New York è una città che ho amato follemente e che però adesso mi sembra molto più difficile, forse sono io che non ho più quelle forze e tornarci è complicato. Per voi che siete rimasti è diverso, perché è un ciclo continuo e avete ormai messo radici. Tornare, io speravo di riuscire a tornare e rimettere radici, ma mi rendo conto che è difficile. È una città che non accoglie a questa età un trasferimento, è una città che accoglie quando sei giovane, perché hai le forze, le energie, l'entusiasmo e la voglia di scoprire. E quindi adesso faccio un po' di Italia e un po' di New York, anche perché ho 2 figli lì che sono grandi e che lavorano qua e quindi che sono nati qua e quindi passo un po' di tempo con loro e ho gli amici, certo che ho gli amici. No, voglio dire... Volevo sapere se voi avete delle domande per caso. La signora lì. No, la sentiamo. No, però per la registrazione. Aspetti, forse le portano un microfono. Sì. Buonasera, grazie. Intanto innanzitutto complimenti e grazie per questa storia appassionante, comprerò volentieri il libro. Io ho una domanda banale da fare rispetto appunto ai cambiamenti di New York e soprattutto rispetto allo skyline che sta cambiando in maniera drammatica. Volevo avere una vostra opinione perché a me fa male al cuore, però insomma volevo capire un po' voi che siete qui da una vita come lo vivete. Beh, non si vede più il sole in certe parti della città, quindi io lo vivo male. Perché sono talmente alti che fanno ombra dappertutto questi nuovi palazzi. Però d'altra parte questa è la dinamica di New York, no? Distruggere le case basse per continuare a sfidare il cielo. È una sfida della città, una sfida di grandezza, una sfida di grandiosità e non si fermerà mai. Volevo semplicemente dire che quando io sono arrivata insieme a te praticamente nell'80 a New York, tornando a vivere a New York da studentessa che avevo fatto l'università a Firenze, e devo dirti che abbiamo un po' la stessa esperienza, solo che io sono rimasta qua e sono rimasta dal 80 fino ad oggi. E ti dirò che non è perché New York non ti accetta, perché lo troviamo lo stesso negli stessi panni tutti, non è perché non accetta te.
è che la città è diventata più difficile, il mondo è diventato più difficile. Perciò volevo solo dirti che non è che rifiuta te perché sei diventata più grande, è che tutto è diventato più complesso e nella sua complessità sembra che siamo noi come città, ma ti abbracciamo veramente con braccia aperte. Tutti i giorni che ci sei ci fa piacere, però è diventata una città complessa, forse quanto Milano, quanto può essere in tanti posti. L'unica cosa che devo dire è che New York, alla differenza di tante altre città, si può andare ovunque, se non c'è qualcuno con coltello o d'altro, a piedi, in metropolitana, in autobus. In tutte le altre città dove vado bisogna andare sempre con mezzi, con macchine, con tutto. Mentre New York accetta tutti perché veramente può vivere la città a piedi, che questo è bello. Insomma, ho detto il mio. Grazie Sara. Guarda, c'è un paio di domande. Non è una domanda, scusa. Va bene, Allora, prima di tutto, signora, lei è bellissima. Questo lo devo dire. Lei è bellissima. Perché ho sentito che la sua amica diceva erano belli, lei è bellissima. Però a parte questo, io le volevo dire, lei ha speso una grande parte della sua vita con questo compagno meraviglioso, almeno. Sì. E poi ora invece fa un po' avanti e un po' indietro tra l'Italia e qui dove ha speso una grande parte della sua vita con questo compagno meraviglioso. Ma la nostalgia, lei come la gestisce? Beh, questo è un discorso molto intimo, molto privato. Penso intanto di essere una donna estremamente fortunata perché ho avuto un compagno come lui ed è una cosa rara. Me ne rendo conto adesso, guardando le vite degli altri, di quanto appunto io abbia avuto la fortuna di incontrarlo. A incontrare Stefano ha cambiato la mia vita prima ancora di arrivare a New York, ma senza di lui non avrei mai resistito. E quindi quando Stefano se n'è andato, intanto vi voglio raccontare una cosa, cioè io volevo scrivere un libro diverso, volevo scrivere un libro che aveva una prima parte che era questa ed una seconda parte che era la fine, perché volevo raccontare di come l'amore, quando è vero, quando è intenso, può cambiare aspetto ma rimane sempre amore. E quindi nel periodo in cui Stefano è stato male, la cura che io ho dato a lui, ma anche l'amore che lui ha dato a me, era stato fantastico, è stata un'esperienza fantastica e volevo raccontarla, però mi sono resa conto che era troppo presto, era passato troppo poco tempo e il tono del libro, che appunto Antonio e Anna hanno detto molto spiritoso, molto allegro, eccetera, sarebbe cambiato completamente e non volevo farlo. Quindi mi sono fermata, però penso che sia importante, forse un giorno, quando sarà passato più tempo e la distanza mi avrà aiutato a essere più serena, racconterò di come l'amore cambia modalità e di come appunto per questo va perseguito. Quindi tornare a New York all'inizio senza di lui è stato devastante, mi fermavo nelle strade a piangere e andavo nei posti dove eravamo andati insieme, cioè dappertutto praticamente, e ricordavo e pensavo, eccetera. Però poi, come dice Anna, ed è questo molto importante, quando i ricordi sono belli, allora diventiamo grati di aver avuto questi ricordi, di aver condiviso questa vita. Quindi adesso posso ridere pensando alle cose che abbiamo fatto io e Stefano insieme, posso ricordarle scherzando con i miei figli, perché appunto, come dicevo, sono molto grata di aver avuto questo rapporto e non mi serve nient'altro, mi serve di trovare un modo di camminare da sola, visto che ho condiviso così tanto, perché con Stefano lavoravamo insieme
e chi lavorava con noi, come Francesca lo sa, eravamo come Anna. Anna lavorava di fronte a lui, ma io lavoravo nella stanza accanto, e quindi era una vita vissuta 24 ore al giorno insieme. È stata una cosa folle, però non c'è mai stato uno straccio di competizione, anzi eravamo una squadra, ci aiutavamo, e quindi è stata un'esperienza molto particolare e che è una ricchezza che ho dentro. Tocca a me? Buonasera. Le volevo chiedere una cosa. Io sono arrivato nell'88 a New York, ho avuto delle esperienze, penso, simili a quelle che avete avuto voi e tante altre persone. E siamo arrivati con la valigia di cartone, tanti di noi, e comunque siamo riusciti a fare qualcosa di bello. E mi chiedo se secondo lei sarebbe possibile fare la stessa cosa oggi, per un ragazzo di 22 anni arrivare qua e riuscire ad avere l'esperienza che abbiamo avuto la fortuna di avere noi. Questa è una domanda che mi è stata fatta, perché è chiaro che questa curiosità, specialmente per chi ha dei figli, no? Allora mi dicono: ma se i miei figli venissero adesso a New York potrebbero fare lo stesso tipo di esperienza? E sinceramente non le so rispondere. Forse Antonio, che ha a che fare con gli studenti, o Stefano, non lo so, avete magari un'esperienza più diretta della realtà attuale, della possibilità di inserirsi in questa... Io credo di sì, rispondo al signore. Ecco, economicamente però è diventata una città veramente difficile. Questa è la cosa che colpisce maggiore. Guarda, 2 o 3 sere fa sono andato al cinema, ho comprato questa e mi hanno chiesto $8. Ecco. Noi glieli diamo gratis. Sì, non era... Questo tema, ovviamente, qua il punto di osservazione è quello degli studenti. Quando sono arrivato io nel 94 avevo l'età dei graduate student, per cui i miei amici non erano gli altri professori, ma erano i graduate student. Abitavano tutti qua attorno, tutti nel village, anche in topaie orrende, veramente con le pantegane, però tutti qua attorno. Nessuno dei nostri studenti di dottorato adesso abita qua, nessuno può abitare qua. Questo vuol dire che non è soltanto, ovviamente c'è la gentrificazione e tutto quanto, ma questo vuol dire che anche dal punto di vista della costruzione di una comunità intellettuale fra studenti, no? Fra studenti e professori, noi eravamo sempre qua, gli studenti erano sempre qua, perché comunque erano a casa, poi tornavano indietro, prendevano un libro. Manca quella parte lì, per cui l'esperienza possono ancora farla. È una città ovviamente ancora piena di opportunità e di cambiamenti grandi che continuano ad avvenire, per cui uno deve essere molto bravo e molto svelto ad approfittare delle piccole fessure che si aprono ed infilarsi. Però è tutto molto cambiato ed è tutto molto più difficile, perché anche questa prossimità che è data dall'abitare nello stesso posto dove si fanno esperienze comuni è comunque venuta meno. Comunque vi posso anche dire che io tutti i giorni, proprio tutti, sento qualcuno, qualche studentessa, qualche studente che vorrebbe venire qua, avere un'esperienza e non sanno come venire, non sono capaci di trovare casa, non hanno la possibilità di lavorare qua, anche perché Trump, da quando c'è Trump nel 2016, è molto più difficile avere il visto da quando era. Sì. E diventerà ancora più difficile adesso. Sì. Perciò. Luciana, prima di tutto grazie per aver scritto questo libro e per aver condiviso la tua storia, la vostra storia con noi. E ci hai detto che un momento guida per te era stato leggere questo trafiletto che diceva che chiunque abbia una storia in sé dovrebbe raccontarla. E come ti senti adesso che hai scritto questo libro? Mi sento che si è concluso un ciclo, mi sento che era necessario per me scriverlo, perché evidentemente appunto questo mio viaggio newyorkese
che è durato molto più dei 25 anni in cui ci sono stata a New York, perché, ripeto, poi sono continuata a venire perché poi c'erano i ragazzi e poi perché c'erano appunto gli amici, e poi perché comunque amavo questa città, e ogni volta che arrivo vado al Metropolitan perché comunque è una tappa obbligata, no? E ci sono tante tappe obbligate. Però aver scritto questo libro mi ha dato un senso di closure, si dice così in psicanalisi, non soltanto nei confronti della mia storia con Stefano, ma anche nei confronti della mia storia con questa città. Quindi mi sento sollevata. Luciana, dimmi. Quello che volevo dire è che secondo me tu hai applicato perfettamente quello che in psicanalisi si dice il processo di mourning. L'hai applicato proprio scrivendo questo libro e anche prima, da come ti conosco. Quando tu perdi una persona, il modo per superare il lutto, quello che Freud ha descritto nel paper più famoso che è ancora rimasto, che si chiama Mourning and Melancholia, è di introiettare parti di questa persona. Questa persona diventa te, cioè tu diventi questa persona, e questo libro è proprio lo specchio di questo mourning process, e quindi grazie, complimenti. C'era la signora. Buonasera. Io voglio innanzitutto aggiungermi ai ringraziamenti che sono stati fatti. Non ho avuto ancora l'occasione di leggere il libro, ma lo farò senz'altro. Io sono qui perché aveva consigliato questo libro ancora appena uscito, a dire la verità, un giornalista che è anche un amico, Eric Salerno, del Messaggero. Io ho avuto l'occasione di lavorare con lui nei tempi in cui ero giornalista, adesso lavoro alle Nazioni Unite, ma a Gerusalemme ci siamo incontrati. E quello che mi incuriosisce, mi ha fatto molto piacere avere questo confronto tra la New York di allora e la New York di adesso, però mi piacerebbe poter avere un assaggio, un particolare su come è cambiato anche l'aspetto di lavorare per i giornali, per i media, per la RAI, insomma, in qualche modo, se c'è anche, forse non è stata toccata nel libro, però mi piacerebbe capire anche come c'è stata un'evoluzione in questo senso, di chi poteva scrivere, di chi poteva in qualche modo contribuire a raccontare. Beh, se lei è una giornalista lo sa da sola che appunto il giornalismo è in grande difficoltà, per non dire che secondo me è un mestiere in estinzione. Con l'intelligenza artificiale, con i telefonini e tutto il resto, il giornalismo non lo so cosa rimarranno forse gli opinion pieces o cose di questo genere. E quindi io credo che noi, come diceva Stefano, quelli della Cina o comunque i cagiunisti come Claudio Gatti che sta qua davanti, qua ci sono appunto dei grandi giornalisti che hanno continuato a scrivere da quell'epoca, e Eric Salerno era appunto corrispondente da Gerusalemme, è un grande giornalista, continua a scrivere per La Voce di New York, va letto, le sue opinioni sono molto importanti, e quindi io credo che noi siamo stati forse, non dico l'ultima, ma quasi generazione che ha potuto fare del giornalismo delle cose ancora in qualche modo dignitose. Chi meglio, chi peggio, voglio dire, chi di più, chi di meno. Era possibile lavorare perché allora, quando abbiamo cominciato noi, c'erano i corrispondenti paludati. Ecco, qua c'è la figlia di un corrispondente paludato, Francesca Manisco, il padre Lucio Manisco è stato corrispondente del Messaggero per non so quanti anni, tantissimi. Dal 58 in poi. E c'erano quindi corrispondenti paludati che però non avevano voglia di sporcarsi le mani con lo stile, il trend, la canzonetta o cose di questo genere. E allora arrivavamo noi ragazzi che non avevamo niente da perdere ma tutto da guadagnare, e quindi ci spacciavamo come
e facevamo tutte le cose, tutti i rimasugli, tutti i leftovers. E così però abbiamo cominciato e poi piano piano siamo andati avanti. Oggi questa possibilità non c'è così, è molto più complicato riuscire a scrivere, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è appunto quello del denaro. Rispetto ad una città che costa così tanto di più, i giornalisti sono pagati così tanto di meno. E quindi voglio dire, come fai tu, se sei un freelance, come eravamo freelance noi allora, a sopravvivere? Non ce la puoi fare, e quindi per forza cambi mestiere. Certo, c'erano che io cito nel libro, caspita, certo. E c'era Umberto Bonetti che sta qui con noi e che era il vicepresidente della Rai Corporation e che ci ha accolto, a me e a Stefano, in qualche modo. Un po' mi vergogno perché io stavo assolutamente dall'altra parte, non politicamente, parlo finanziariamente. Io sono arrivato qui sui 40 anni, se mi ricordo bene, con un grossissimo stipendio della Rai Corporation. Ho sempre vissuto in posti della città pulitissimi, bellissimi. Io leggendo il tuo libro quasi scoprivo una New York a me sconosciuta. Dovete sapere che quando ho fatto un po' di ricerche sulla città sono andata da Umberto, gli ho detto Umberto, ma tu che ricordi hai di quel periodo che puoi condividere con te? E lui dice, io vivevo benissimo, c'avevo l'autista che mi portava al Club 54 e poi al ristorante e poi a teatro e poi qui. No, ma aggiungo solo così en passant che io continuo ad adorare New York, ma certamente i miei primi 12 anni qui a New York ero anche scapolo. Fine. Ma io non ho voluto raccontare tutto questo, Umberto, mi sono limitata a dire a un certo punto che volevo lusingare la tua vanità. Vabbè. Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione. Luciana, hai fatto un regalo scrivendo il libro, presentandolo anche qua da noi, e noi te ne siamo davvero molto grati. E voglio ringraziare ancora tutti e tre. È il primo evento che facciamo in italiano da mesi e io ho goduto anche la bellezza di ascoltare la nostra lingua parlata bene. Grazie. Grazie a tutti. Sembrerebbe una cosa scontata in un posto che si chiama Casa Italiana, ma noi per la nostra missione di inclusione facciamo quasi tutto in inglese e non è che vogliamo cambiare idea. Però a volte fa proprio bene al cuore sentire un bel italiano letto e parlato. Grazie ancora, il libro di Luciana Capretti è su per voi da acquistare e potete continuare a leggere quello che Luciana scrive dalle colonne della Voce di New York. Grazie ancora a tutti e buona serata.